Ti sei mai chiesto quanto avresti potuto guadagnare se 10 anni fa avessi cominciato ad investire 100 euro ogni mese in un piano di accumulo? Il team di AS Trading ha sviluppato un file Excel completamente automatizzato in grado di simulare un piano di accumulo realizzato su uno specifico strumento finanziario, per esempio un indice azionario, dei titoli obbligazionari o magari sull'oro, ed è in grado di dirti esattamente quanto avresti potuto guadagnare dopo 10 o 20 anni. Subito dopo la sigla vedremo quindi come funziona il file Excel e vi mostrerò qualche esempio pratico. Vi assicuro che i risultati che vi presenterò vi sorprenderanno. Inoltre rimanete fino alla fine del video perché vi dirò come potrete scaricare gratuitamente il file Excel. Bene, a tra poco! Ciao ragazzi e bentornati! Ovviamente vi ricordo che le informazioni riportate in questo video non devono essere interpretate come un incentivo all'investimento o come dei consigli finanziari, ma hanno il solo scopo di informare e di intrattenere. Se ci seguite da un po' saprete che abbiamo già realizzato altri video dedicati ai PAC. In particolare abbiamo presentato una strategia che permette di ottenere risultati piuttosto interessanti. Per chi magari ci segue per la prima volta o non sa cosa sia un PAC, facciamo comunque una breve introduzione. Un piano di accumulo di capitale è una modalità di investimento di lungo periodo e rateizzata, che permette quindi di investire sui mercati finanziari piccole quantità di denaro, in modo periodico e regolare. Il PAC ha principalmente tre vantaggi. Il primo è senza dubbio la diversificazione temporale, in quanto l'esposizione progressiva e distribuita nel tempo dell'investimento permette di ridurre il rischio legato alla volatilità dei mercati. In secondo luogo, non sono necessari grandi capitali iniziali per poter partire. Come vedremo nel seguito con degli esempi pratici, sono infatti sufficienti investimenti regolari da 100-150 euro al mese per poter ottenere risultati molto interessanti. Infine potete farlo in completa autonomia e con spese molto ridotte. Ormai ci sono molti broker a cui appoggiarsi, per esempio DeGiro o Directa, che permettono di acquistare ETF con commissioni veramente basse o addirittura nulle. Abbiamo parlato di ETF, vediamo quindi di spiegare velocemente cosa sono. Per chi non ne avesse mai sentito parlare vi lascio inoltre in descrizione e qui in alto a destra il link ad un video di approfondimento. Gli ETF, il cui nome completo è Exchange Traded Fund, sono dei fondi di investimento a gestione passiva negoziati in borsa come le normali azioni. Gli ETF si caratterizzano per il fatto di avere come unico obiettivo quello di replicare fedelmente l'andamento e quindi il rendimento di indici azionari, obbligazionari o di materie prime. La differenza sostanziale tra gli ETF e i più comuni fondi di investimento risiede proprio nella tipologia di gestione. I classici fondi di investimento proposti dalle banche sono a gestione attiva, quindi sono presenti professionisti del settore che attivamente gestiscono il fondo e stabiliscono su quali strumenti finanziari investire. Gli ETF sono invece a gestione passiva e quindi si limitano a replicare altri strumenti finanziari rappresentativi del mercato. Replicando un benchmark di riferimento, con un ETF non è quindi possibile battere il mercato, cioè ottenere performance superiori a quelle dell'indice di riferimento, però i costi sono decisamente più bassi rispetto ad un fondo di investimento. Dobbiamo inoltre ricordare che benché siano gestiti attivamente, i fondi di investimento difficilmente riescono ad ottenere risultati significativamente migliori rispetto al mercato, soprattutto una volta depurati dai costi della gestione. Diversi studi e simulazioni hanno infatti dimostrato che nel lungo periodo l'investimento in un ETF è decisamente più performante rispetto all'investimento in un fondo attivo. Bene, fatta quindi questa introduzione al piano di accumulo, passiamo alla parte più pratica e andiamo a vedere come funziona il file Excel che abbiamo sviluppato. Una volta aperto ci si presenta il disclaimer, in cui vengono riportate le condizioni di utilizzo del file. Una volta lette ed accettate è possibile premere sul tasto accetta che permette di sbloccare il file e gli altri fogli. Se quando premete sul tasto accetta vi compare un errore, probabilmente non avete alcune funzionalità di Excel attive. Nel foglio risoluzione problemi trovate quindi la procedura per attivarle e sbloccare i vari fogli. Bene, torniamo sul disclaimer e premiamo su accetta. Si presentano quindi altri 4 fogli, il primo dei quali si chiama Inizia da qui. In questo foglio viene presentato il file Excel ed una breve descrizione su come utilizzarlo. La parte più importante è la tabella nella parte inferiore, in cui avete la possibilità di inserire gli ETF o più in generale gli strumenti finanziari su cui vorrete fare le vostre analisi.
Nella tabella potrete inserirne fino a 20 e come vedete ne ho già riportati alcuni come esempio, ma potete cancellarli ed inserire quelli che preferite. L'unica colonna che dovete necessariamente riempire per poter utilizzare il file è la colonna Ticker Yahoo Finance, in cui dovrete inserire il ticker dello strumento finanziario utilizzato appunto da Yahoo Finance, che è il provider da cui scarichiamo i dati storici. Generalmente sono molto simili ai ticker comunemente utilizzati in borsa, richiedono però l'indicazione esplicita della borsa a cui si fa riferimento, per esempio .MI per quella di Milano, .DE per quella tedesca e così via. Vi suggerisco quindi di fare sempre un controllo sul sito di Yahoo Finance prima di inserire il ticker nella tabella. Le altre colonne contengono ulteriori informazioni sugli strumenti finanziari inseriti in tabella e possono essere riempite a discrezione dell'utente. Abbiamo quindi il ticker di borsa, il nome e la descrizione dello strumento finanziario, la data dalla quale sono disponibili i dati nel database di Yahoo Finance ed infine il sottostante replicato. Nella parte inferiore trovate infine un link diretto per poterci contattare. Passiamo quindi al foglio PAC a rate costanti, che serve appunto a simulare un piano di accumulo alimentato mese dopo mese tramite un investimento regolare ad importi costanti. In alto a sinistra abbiamo una tabella nella quale inserire i dati del nostro PAC. Dal menu a tendina possiamo quindi selezionare uno degli strumenti finanziari che abbiamo inserito precedentemente in tabella. Per questo esempio scegliamo l'SVDA, ovvero l'ETF dell'iShares che replica l'indice azionario globale della MSCI. Nelle righe sotto dobbiamo selezionare il mese e l'anno di inizio e di fine del PAC, per esempio gennaio 2010 per l'inizio e agosto 2022 per la fine. Inseriti quindi i dati relativi allo strumento finanziario, possiamo scaricarne lo storico direttamente dal database di Yahoo Finance premendo su questo pulsante. La tabella sulla destra, contenente i risultati dell'investimento, si è quindi riempita e ci informa che il capitale investito ed i guadagni sono ancora nulli. A questo punto dobbiamo quindi simulare l'investimento vero e proprio. Ipotizziamo di avviare il PAC versando una quota iniziale di 500 euro e proseguire investendo ogni mese 100 euro. L'acquisto dell'ETF avrà molto probabilmente delle commissioni, che ipotizziamo essere costanti e pari ad 1 euro. Bene, la tabella sulla destra ci mostra i risultati aggiornati e ci informa che il capitale investito dal 2010 è di 15.600 euro. Il guadagno totale del nostro investimento, al netto delle commissioni, è di oltre 20.000 euro, pari a quasi al 130% del capitale investito, che ci porta ad avere un montante finale di quasi 36.000 euro. Scommetto che molti di voi saranno rimasti sorpresi dal guadagno ottenuto. Il PAC permette infatti di ottenere risultati sorprendenti con un costo ed un impegno veramente ridotti. Nella parte inferiore troviamo il grafico che mostra l'andamento nel tempo del capitale investito in rosso, del guadagno maturato in verde e del capitale totale in blu. Spostandoci verso il basso troviamo un secondo grafico in cui vengono riportati gli importi mensili in verde e le commissioni pagate in rosso. Infine troviamo una tabella contenente tutti i dati del nostro piano di accumulo, dalle performance dello strumento selezionato, gli investimenti periodici ed i risultati ottenuti. Passiamo quindi al foglio PAC a quote costanti. Questo foglio è uguale al precedente a meno della possibilità di gestire il PAC acquistando lo stesso numero di quote mese dopo mese, ad eccezione del primo. L'importo mensile non sarà quindi costante, ma varierà proporzionalmente al prezzo dell'ETF. Ripetendo quindi l'esempio precedente, ipotizziamo di scegliere come strumento lo SPY, ovvero l'ETF della SPDR che replica l'indice americano S&P 500, e di avviare il PAC nel gennaio del 2000. Acquistiamo quindi nel primo mese 3 quote e procediamo con l'acquisto ogni mese di una singola quota. Anche in questo caso ipotizziamo che ci siano delle commissioni pari a 50 centesimi al mese. Nella tabella a destra e nei grafici sotto vengono quindi riportati i risultati dell'investimento seguendo questa strategia e anche in questo caso, nonostante le varie crisi finanziarie che ci sono state negli ultimi 22 anni, il capitale si è più che raddoppiato. Passiamo quindi all'ultimo foglio. Questo è un vero e proprio diario che vi permetterà di registrare e tenere traccia del vostro piano di accumulo e vedere mese dopo mese l'andamento dei vostri risultati. La tabella sulla destra ed i grafici sono uguali a quelli già visti, per cui andiamo direttamente alla parte inferiore in cui dovrete inserire i dati del vostro investimento. Nella tabella dovrete compilare solamente le colonne in grigio, le altre verranno riempite automaticamente. Iniziamo quindi inserendo il mese di inizio del nostro piano di accumulo, che ipotizziamo essere settembre 2022.
Inseriamo quindi il prezzo che abbiamo acquistato l'ETF, per esempio 70 euro. Inseriamo il capitale investito in base alla strategia che intendiamo adottare, per esempio 100 euro, ed infine le commissioni, ipotizziamo 1 euro. I mesi successivi ripeteremo quindi la stessa procedura registrando il prezzo di acquisto dell'ETF, l'importo investito e le commissioni spese. Se un mese non vogliamo eseguire alcun acquisto, nelle colonne relative all'importo mensile e alle commissioni inseriamo 0 euro, mentre nella colonna del prezzo di acquisto, non avendo di fatto comprato alcuna quota dell'ETF, inseriremo il suo prezzo di apertura nel mese di riferimento. In questo modo quindi manteniamo aggiornate le performance dello strumento finanziario ed i rendimenti del PAC. Tornando nella parte superiore troviamo quindi i grafici e la tabella aggiornati con i risultati dell'investimento. Bene ragazzi, vediamo a questo punto come fare per avere il file. Come vi dicevo all'inizio del video, il file è gratuito e chiunque può scaricarlo. Vi basta andare sul link che trovate in descrizione che vi riporta ad una pagina in cui dovrete semplicemente registrarvi lasciando la mail ed il nome. Se lo desiderate potete iscrivervi alla newsletter di S Trading, darci il permesso di inviarvi mail dirette o annunci pubblicitari e promozionali personalizzati. Vi suggerisco di selezionare tutte e tre le opzioni in modo tale da potervi inviare informazioni relativamente a promozioni e sconti, aggiornamenti sui nostri servizi e prodotti, come per esempio altri file Excel, o novità sui nostri trading system. Vi garantisco comunque che non vi riempiremo la casella di posta con un'infinità di mail. Premendo sul pulsante in basso verrete reindirizzati alla nostra cartella in Google Drive, da cui potrete scaricare il file Excel del piano di accumulo ed iniziare il vostro PAC o fare tutte le simulazioni che desiderate. Bene, per questo video è tutto. Spero l'abbiate trovato interessante e che il file Excel vi possa essere utile. Se è così lasciateci un like per farcelo sapere e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre vi ricordo di visitare il nostro sito all'indirizzo www.astrading.net e seguirci anche su Facebook. Abbiamo infatti aperto da poco la nostra pagina ufficiale. Bene, adesso è veramente tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto!